23 giugno 2014. Non era un classico lunedì come tutti in quelli cui ti svegli storto, non vuoi fare niente perché è lunedì. Ma in realtà ero a Linate e stavo partendo per la Cina. Volo Lufthansa diretto a Shenyang. Sapevo che la libertà che abbiamo in Europa e in Italia di navigare su internet e fare più o meno quello che ci pare, lì non era data per scontata. Allo stesso tempo non avevo lontanamente idea di come avrei potuto fare per sentire i miei amici e i miei genitori. Ah sì, perché ovviamente ero da solo, non c'era nessuno con me, ero in una famiglia cinese che parlava malapena inglese. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono cambiate un po' di cose rispetto al 2014, però adesso vi spiego meglio. Diciamo che erano le basi per qualcosa che adesso è normale. Dicevo, sono cambiate un po' di cose. Il VPN, cos'è? È una Virtual Private Network. Quindi praticamente se noi lo attiviamo è come se fossimo connessi da un altro punto rispetto a quello in cui siamo effettivamente connessi. Difficile. Sì. Io per esempio mi connetto a internet, che ne so, da Singapore, potrebbe essere qualsiasi punto. Io, se non ho un VPN, entro come se fossi di Singapore, quindi se ci sono delle restrizioni, dei siti bloccati, qualcosa di strano, io non posso bypassarlo perché sono bloccato. Con un VPN, invece, io praticamente virtualmente mi connetto, che ne so, da Milano, dove il nostro VPN è localizzato oppure dove vogliamo noi. Ora vi spiego questa sottile differenza. Semplicemente se abbiamo solo un VPN, per esempio quello aziendale o quello dell'università, siamo connessi da quel luogo lì. Ci sono altri tipi di VPN che puoi scegliere appunto la tua localizzazione. Però concettualmente è la stessa cosa. Quindi se io sono sempre localizzato fisicamente a Singapore ma mi connetto tramite questo VPN, in questo modo, sempre localizzato a Singapore, se prima c'erano dei siti internet, delle applicazioni che non potevo scaricare, non potevo vedere, ora ci posso entrare normalmente perché sono connesso come se fossi per esempio in Italia. Breve concetto. A Singapore per esempio c'erano delle notizie un po' filtrate, non facevano andare in alcune pagine, mentre a Singapore attivando un VPN che nel caso era dalla Francia, vabbè comunque Unione Europea, potevo vedere altre notizie che comunque a Singapore non si potevano vedere e Singapore era uno stato libero. Torniamo adesso alla Cina, dove appunto mi sono imbattuto in questa cosa che non sapevo cosa fosse, ecco, forse ero più piccolo ed ero anche meno esperto, però penso che oggi ci sia una maggior consapevolezza, una maggior cultura informatica, chiamiamola così. Quindi io avevo trovato delle varie cose alternative e avevo appunto il mio VPN e potevo navigare praticamente normalmente. Ecco, non era così facile perché in Cina, essendo appunto tutto bloccato, a volte alcuni VPN non reggono. Ci vogliono VPN molto fancy, mettiamola così. Ovviamente in rete ce ne sono di milioni di VPN, però oggi in questo video non voglio fare una recensione o spiegare la differenza tra tutti i VPN, quale è migliore, quale costa di più, quale costa meno, no. Oggi voglio semplicemente raccontarvi cosa uso e perché lo uso e perché mi sento abbastanza sicuro e sono oggettivamente sereno. Questo è un VPN che è localizzato a casa mia, cioè è connesso all'internet, che nel mio caso è una Vodafone Station per il momento, ma potrebbe cambiare. Anche se ora sono in Francia, potrei essere da qualsiasi parte, mi connetto proprio da casa mia. Al tempo in tasca avevo un S3, un Samsung S3, che adesso la qualità video e foto farebbe schifo, ecco, in realtà al tempo era meglio del meglio. Io sono una persona che non ha mai adorato avere videocamere, telecamere, infatti sono talmente scemo che mi sono perso tantissimi momenti in altri viaggi bellissimi che ho fatto. Però vabbè, questa è un'altra storia. Il discorso è che c'era meno cultura, c'era meno potenza, cioè i dispositivi che adesso abbiamo in mano sono molto più potenti. Invece una volta, diciamo che un telefono era più un telefono che un computer, oggi sono pienamente dei computer. Vedo con il mio Samsung adesso lo connetto a uno schermo e ci metto una tastiera, è un computer. Quindi diciamo che l'unione di questo processo tecnologico che tutti abbiamo
in tasca o in borsetta, dipende dove tenete il vostro telefono, e comunque una digitalizzazione, un incremento nella cultura digitale di tutti, ci rende oggi capaci di avere un VPN e addirittura da casa nostra. Mi è mai successo di andare a fare shopping nei centri commerciali, adesso, a parte il Covid, ma a volte dentro c'è un casino bestia e il telefono non prende, le celle sono sovraccaricate o non prende bene la linea, ecco. Tutti i posti hanno un free wifi, o anche un aeroporto, ovunque c'è un free wifi. Ecco, la cosa peggiore, o tra le peggiori che voi potete fare, è connettervi a quel wifi senza un VPN, perché praticamente tutti potrebbero hackerarvi il telefono e entrarvi a farsi i cavoli vostri, che non è che ti leggono le mail o i messaggi, ma più che altro la cosa massima e peggiore che possono fare è rubarti l'identità, quindi il telefono, l'entrare nella tua banca, insomma cose peggiori che leggere ovviamente le mail. Ovviamente poi c'è anche una stragran maggioranza di VPN più o meno gratis che hanno un funzionamento abbastanza limitato e magari sono utili semplicemente per andare, non lo so, connettersi dall'Italia se sei all'estero per guardare la Rai o Netflix italiano, però vabbè, queste sono cose meno importanti. Io sto parlando più di un discorso di essere sicuri e soprattutto sentirsi sicuri. È come dire, perché dovresti comprare una macchina super sicura? Non tanto perché vuoi sfondarti contro un muro, ma perché se nel caso qualcosa dovesse succedere, e speriamo che non succeda, magari si accartoccia più la macchina che mi accartoccio io, no? La cosa comoda è che io, con questo scatolotto, ho anche un cloud, quindi lo stesso cloud da 1 terabyte che mi sembra Microsoft faccia pagare da 70 o 100 euro all'anno, Google costa anche lui abbastanza tanto, e tutte queste cose io ce l'ho direttamente lì, e soprattutto, cioè, è a casa mia, i dati li posso recuperare più o meno ovunque io sono. Ovviamente se ho una connessione lenta, il video in 4K faccio fatica, ma questa è una cosa normale con tutti i tipi di file, in base alla connessione che hai va più o meno bene, più o meno forte. Non mi sento di dire, oddio, se mi entrano poi mi rubano questo. Sì, paradossalmente dovresti entrarmi in casa e rubarmi l'hard disk, però non lo so, ci sono 2 password, quindi anche lì trovami le password. E il fattore che dicevo prima di avere una macchina super sicura, un'assicurazione che ti copre tanto, sei più coperto e il rischio è minore. È per questo motivo che ho un po' di tempo che mantengo i miei dispositivi, telefono e PC principalmente, pressoché vuoti, e uso appunto questo cloud con i beatissimi cavoli miei. Pensiamo un attimo alle foto. Personalmente, se una volta vedevo i miei genitori, i miei nonni, principalmente più i miei nonni, avevano gli album con le foto stampate, o li bruci oppure stanno lì finché non si scolorano, gente che corre. Ora tanta gente invece mantiene l'album più o meno di famiglia, insomma tante foto di anni e anni nel computer. Se il computer si rompe, te lo hackerano, semplicemente ti cade, tu perdi tutto. Un'altra feature interessante che usano sempre di più, che in realtà all'inizio non capivo bene, mi dava, dicevo ma sì, c'è, grazie, è inclusa, bene, ciao, arrivederci, è che questo dispositivo è anche un email provider, quindi io ho una mia mail legata a questo coso. All'inizio dicevo perché, cioè che senso ha, ecco, poi mi sono risposto, o meglio, io mi sono risposto così. Quante email abbiamo? Tante. Io ho per esempio 2 o 3 email personali, 2 principalmente, quella dell'università, quella di un'altra università, quella del Canada, quella della Singapore, insomma troppe email. Ho voluto legare questa email di questo dispositivo alle cose della casa, quindi le varie garanzie, che sai bisogna sempre registrarsi con la mail, tutta la domotica che sto piano piano costruendo. La vedo molto come un dispositivo che gestisce la casa. Come dicevo prima, si possono vedere i propri dati, ma li si possono anche condividere, insomma fare cartelle condivise. Una cosa che se avessi avuto durante il mio viaggio in Cina di qualche anno fa, in America no perché è abbastanza easy, se lo avessi avuto mentre ero in Canada qualche anno fa a studiare o in Inghilterra l'anno prima, sicuramente sarebbe stato più comodo anche per la gestione dei file. Poi un'altra cosa comoda, o meglio, che trovo molto comodo, è che come tutti i dispositivi in rete, quando c'è un problema di rete o di disconnessione da internet, ti arriva una notifica, una mail o qualcosa. Quindi io che ho oggettivamente un po' di problemi e non lo so, non adoro il modo in cui funziona la Vodafone Station negli ultimi tempi,
ricevo le varie email quando non funziona. Quindi poi volendo posso andare da Vodafone e dirgli: allora, questa è la situazione fa un po' schifo. Quindi è una cosa comoda che non è inclusa, diciamo, però è un correlato. Detto ciò, spero di essere riuscito a passare il mio concetto di sicurezza, l'idea del essere sicuri, avere dei dispositivi scarichi di file, quindi se si perdono, se si rompono, se vengono rubati, sì, è una rottura di balle perché si perde un dispositivo che comunque costa, però comunque non si perdono dei dati, delle cose importanti, di solito, almeno, di solito i dati che uno ha sul computer o sul telefono sono cose che interessa tenere, no? Se non l'avremmo già buttati via. Quindi questa era proprio l'idea del video, di spiegarvi un po', darvi magari qualche consiglio come essere più sicuri e come proteggervi, quindi usare un VPN, avere dei file in condivisione, insomma, come organizzarsi e gestire questa situazione di internet, di follie e tutte queste cose. Adesso io vado a fare un po' di cose con la bici e ci aggiorniamo dopo. Ciao!